Quindi come prima cosa andiamo a misurare la larghezza del muro, quindi il muro è 0,40. Con il plugin 1001 bit andiamo nella creazione dei muri, mettiamo uno spessore di 0,4 e un'altezza, abbiamo detto 2,8. Andiamo, impostiamo l'allineamento a sinistra, clicchiamo sul tasto di creazione del muro e iniziamo a creare il nostro muro appoggiandoci, diciamo, con gli snap in corrispondenza di questo elemento. Poi qui abbiamo ancora dei pilastri, quindi andiamo ancora con la creazione dei muri. Lasciamo invariati questi dati. Quindi passiamo ora a questi, quindi sempre muro, stavolta lo spessore è 0,1, quindi con un doppio clic e andiamo qui. Noi possiamo anche creare ogni singolo piano staccato dagli altri e poi li andremo a fondere insieme. Anche il pilastro, diciamo, lo possiamo comunque creare con un muro, dandogli lo spessore di 0,4. Per quanto riguarda le bucature delle porte e delle finestre, andiamo a guardare sempre sulle sezioni o sui prospetti, andiamo a guardare le misure della bucatura, quindi con il righello 2,50 m per 2,70 m. Quindi ci giriamo in quest'altra posizione, attiviamo la semitrasparenza, andiamo sulla creazione del foro e impostiamo come larghezza 2,7, come altezza 2,5, clicchiamo su Create Opening e facciamo un doppio clic qui, un doppio clic qui, poi ci spostiamo, qui abbiamo delle bucature, quindi delle porte, quindi andiamo su una sezione, andiamo a vedere l'altezza della porta, quindi la porta è alta 2,05 m ed è larga 90 centimetri.
Quindi andiamo sempre sulla bucatura. Aspetta, questo è 0,8 e quindi effettuiamo queste bucature. Per quanto riguarda la creazione della scala, andiamo un attimo, però prima di proseguire, andiamo un attimo nei tag e facciamo in modo che i tag diventino un pochino più, diciamo, più puliti. Quindi mettiamoci lateralmente, selezioniamo tutti i muri, creiamo un nuovo tag che chiamiamo ad esempio chiocciola muri e spostiamo questi muri all'interno di questo tag che andiamo a nascondere. Poi da una vista dall'alto selezioniamo tutti questi elementi, qui eliminiamo queste facce, poi vedremo come andarle a fare, e purtroppo quel plugin, diciamo, non, purtroppo è un plugin a pagamento e quindi non si può utilizzare. Quello era molto comodo perché avrebbe convertito automaticamente tutte le linee del disegno in, eh, avrebbe convertito tutte le linee del disegno in delle facce già chiuse. Allora selezioniamo tutti questi elementi, creiamo un nuovo tag che chiamiamo chiocciola dvg e spostiamo in questo tag tutti questi elementi, spegniamo anche questo tag, poi selezioniamo il primo e l'ultimo tag, tasto destro, elimina tag. Qui se ci chiede che riconosce degli elementi nei tag, diciamo sposta nel tag non taggato. Quindi adesso abbiamo, diciamo, distribuito i muri e il DVG in dei tag separati. Adesso andiamo a fare quello che è il pavimento, quindi spengo il tag dei muri, mi metto in una vista dall'alto e con lo strumento penna vado a definire il contorno della casa. Purtroppo, diciamo, nel caso in cui lui non ci dovesse riconoscere il contorno, perché comunque a volte può capitare
volte può capitare che se il DVG è comunque, diciamo, pieno di linee in più rispetto a quelle che effettivamente servono, lui potrebbe fare molta fatica a riconoscere il contorno. Quindi magari provare a, diciamo, a ripulire quanto meglio possibile. Ok, quindi ottenuto il contorno interno, creo un nuovo tag che chiamo chiocciola pavimenti. Per la gestione di un edificio a più piani conviene sempre posizionare davanti al, al nome il numero del piano, quindi qui sto scrivendo -1, quindi con un triplo clic creo il gruppo, vado a vedere nella sezione lo spessore del solaio, quindi questo solaio è 40 centimetri, quindi doppio clic, clicco sulla faccia, scendo in giù 0,4, invio. Seleziono questo elemento e lo vado a posizionare nel tag pavimenti -1. Le porte e le finestre le posso anche fare dopo. Adesso mi volevo un attimo occupare diciamo, della scala. La scala in questo caso ci conviene, diciamo, crearla gradino per gradino. Nel caso in cui non voglia riconoscere il gradino, prova a fare delle linee interne. Di solito il programma si comporta in questo modo. Quando diciamo il disegno non è molto pulito. Purtroppo questo file è un file, diciamo, che ha qualche piccolo difetto. Quindi vado qui a creare, come ho fatto prima, se non riesco a chiudere le facce, creo delle linee inclinate. Adesso vado a vedere nella sezione
l'altezza del gradino. Quindi con il righello misuro 0,17, quindi torno qui sulla sezione, 0,17, poi con un doppio clic il programma, diciamo, mi ripropone l'ultima altezza che ho creato, quindi facendo dei doppi clic la scala la posso fare in questo modo perché essendo una scala chiusa alla vista dalla presenza di questa parete, diciamo la posso anche fare tutta quanta intera. Invece se fosse stata aperta, diciamo comunque dovevo trovare, quindi qui vado ancora a alzare di 0,17, diciamo un'alternativa a questo metodo sarebbe stata quella là di fare un primo gradino e poi andarlo a copiare varie volte. Sicuramente sarebbe stato probabilmente più veloce di questo metodo con il quale diciamo dobbiamo andare di volta in volta a mettere la misura. Quindi ripeto, diciamo, possiamo utilizzare questo sistema di fare la scala tutta piena perché la scala è coperta diciamo, è coperta dalla parete, ma se non fosse stato così, diciamo, dovevamo studiare meglio la sezione della scala. A questo punto selezioniamo tutto e creiamo un gruppo della scala. Andando ad attivare il muro, possiamo verificare se l'altezza del muro e l'altezza della scala non combaciano. Ora non combaciano perché probabilmente quello 0,17 è un valore, diciamo, che era approssimato, quindi in realtà era 0,17 qualcosa. Con il comando stira però io posso stirare tutta la scala abbassando leggermente l'altezza, ottenendo quindi questo. Qui abbiamo l'apertura della porta, quindi vado a creare posso creare o un parallelepipedo oppure posso cancellare direttamente
diciamo, questa faccia in modo tale da avere il vuoto qui sopra. A questo punto, per creare la porta del garage e la porta delle porte interne, io posso andare sulla 3D Warehouse e cercare porta garage, quindi trovare una porta del garage che somiglia, ad esempio ora ne prendo una a caso, e la sposto in posizione, la seleziono e con il comando scala la vado ad adattare e la sposto verso l'interno. Poi con il comando copia, quindi premendo CTRL, ne faccio una copia. Per quanto riguarda le porte, ritorno nella 3D Warehouse, qui scrivo porta, diciamo vado a cercare la porta che più mi piace, ad esempio questa, la carico nel 3D, ne faccio una copia in questa posizione, la ruoto, mettendomi in modalità semitrasparente, selezionando questo elemento, clicco sul quadratino centrale, scalo allineandomi a questo punto, poi sposto la porta verso l'interno e sempre con il comando scala questa porta la elimino perché così evito, copiandomi questa, visto che le porte sono tutte quante uguali, evito di doverla scalare nuovamente. Quindi la vado a ruotare. E la vado a spostare. Ok, quindi è completato, diciamo, questo piano interrato. Adesso proseguo con il piano secondo, quindi vado sempre nella sezione e con lo strumento righello
vado a misurare, diciamo, questo, questa altezza, quindi di 3 metri e 10. Vado di nuovo in una vista dall'alto e vado a creare un nuovo tag che chiamo chiocciola 0 muri e ancora chiocciola 0 pavimenti. La larghezza dovrebbe essere sempre 0,40. Nel frattempo faccio delle aree di selezione alla ricerca di eventuali lineette che sono rimaste fuori dal gruppo che provocano dei problemi nel riconoscimento delle facce. Quindi faccio in modo quindi mi sposto, quindi abbiamo che è sempre 0,40, quindi andiamolo a misurare, 0,40. Allora andiamo sulla creazione dei muri, 0,40, 3,1, mi avvicino allo spigolo e inizio a tracciare il contorno. L'ho annullato un attimo perché non stavo andando preciso, quindi conviene zoomare molto sugli spigoli per essere sicuro, diciamo, che il programma si attacchi esattamente a quel punto. E chiudiamo sul punto finale. Spostiamo questo in muri 0, spegniamo momentaneamente muri 0 e andiamo a tracciare questo muro interno, quindi ancora muro, costruisci muro, il motivo per cui ho spento il ho spento i muri esterni e per evitare che casualmente i muri si potessero aggrappare alla parte superiore del muro e far venire il muro non perfettamente orizzontale. Quindi ora tracciamo i muri da 0,10
Per evitare che possa succedere tipo un errore del genere, conviene, se non vogliamo spegnere i muri che abbiamo già creato, conviene disegnare in 3D. Abbiamo qui l'ultimo muro. Adesso andiamo sulle aperture. Creiamo diciamo, le varie aperture. Qui ci fermiamo perché lui non può creare, il plugin non può creare il muro tondo e quindi dopo diciamo lo raccordiamo noi a mano. Quindi qui facciamo un archetto, qui facciamo una linea di chiusura, usiamo questo elemento così. Qui vediamo queste parti, diciamo, e le alziamo in questo modo. E poi per finire qui apriamo un'altra apertura. Ora seleziono tutti questi elementi e li sposto tutti quanti nei muri 0. Se restano delle linee, con un doppio clic le andiamo a selezionare
Adesso per creare questa parte qui utilizziamo un altro metodo. Quindi vado a fare il primo gradino, vado a verificare, diciamo, l'altezza della scala, cioè l'alzata della scala se ha una misura diversa, no, sempre 0,17. Stavolta con un triplo clic inizio a creare un gruppo di questo elemento. Poi vado a creare il contorno di questo gradino e lo estrudo sempre di 0,17 con un triplo clic, creo un gruppo, poi faccio il gradino che viene subito dopo, lo alzo anche lui di 0,17, lo seleziono e creo un gruppo, e faccio lo stesso anche diciamo con l'ultimo gradino che vado ad estrudere fino a qua e lo seleziono. Poi prendo conto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, seleziono il primo, premo il tasto CTRL per fare una copia e copio dal primo all'ultimo e digito per 5 in modo tale che i gradini vengano copiati 5 volte. Posso utilizzare ancora questo metodo, diciamo proprio perché la scala è comunque chiusa e quindi lateralmente non si vede, perché se si vedeva, diciamo, questo metodo non andava bene, in quanto lateralmente la scala così non è corretta. Qui vado a creare un altro scalino, sempre di 0,17, creo un gruppo, lo vado a posizionare qui, lo copio nella parte superiore. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gradini, quindi sempre come prima copia per 6. Abbiamo ancora qui un pianerottolo grande,
lo sposto qui e qui abbiamo ancora questo elemento, quindi ancora 0,17, lo seleziono, creo un gruppo, lo sposto qui nella parte superiore e ne faccio 3 copie. L'ultimo gradino corrisponderebbe al pianerottolo che vado a stirare e poggiandomi qui fino a questo punto. Poi seleziono tutto con un'area di selezione, vado ad attivare i muri e questo qui aspetta, mi sa che qua però ho messo un gradino in più, quindi elimino questo gradino, sposto questi qui, cancello questi. Allora, evidentemente qui nel calcolo delle altezze dei gradini c'è comunque un errore sulla sezione, però se io stiro tutto allineando, diciamo a questo punto, questo si stira e si poggia qui. Adesso mi pongo sempre in modalità semitrasparente e vado a vedere le dimensioni delle finestre. Quindi innanzitutto mi creo un segno relativo all'altezza del piano e vado a misurare, quindi 0,90, 1,50 m, 1,40 m. Quindi mi avvicino a questo punto e con il righello mi alzo di 0,9 e faccio lo stesso anche per le altre finestre, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Qui questa finestra, se andiamo a vedere il prospetto, dovrebbe essere, penso questo qui. Vediamo che la finestra non è al piano terra, ma è spostata più in alto, quindi la metteremo successivamente. Quindi abbiamo detto che questa distanza è 1,40 m, quindi la finestra abbiamo detto è larga 1,40 m ed è alta 1,50 m, quindi andiamo sempre qui, quindi alta 1,5,
larga 1,4. Qui facciamo un doppio clic e andiamo a disegnare tutte le finestre a due ante e poi passiamo a quelle là ad un'anta. Quindi giriamo da quest'altra parte, qui con il righello misuriamo da qui a qui 0,70, quindi torniamo qui, creiamo qui e qui due finestre da 0,70. Qui abbiamo un'altra apertura esterna. Qui abbiamo una porta con a due ante asimmetriche. Quindi misuro questa distanza 1,20 m e come altezza 1,20 m e 2,08 m. Ok. A questo punto riprendiamo la porta che avevamo utilizzato nel piano terra, la portiamo qui, ci mettiamo vista semi trasparente e tramite lo strumento copia
Quindi copio questo elemento, lo ruoto e lo posiziono qui. Adesso vado a cercare una porta, diciamo non simmetrica, quindi vado sempre nella 3D Warehouse, porta, due ante, provo a vedere se porta a due ante asimmetrica, no, non trova nulla. Proviamo a vedere se in inglese c'è qualcosa. Per esempio potrebbe andare bene questa. Poi se non si riesce a trovare, diciamo, una porta adatta, potremmo anche, diciamo, crearla noi partendo dal prospetto. Infatti non penso che è particolarmente complicata. Quindi possiamo, ad esempio, iniziare a creare, diciamo, dei rettangoli esterni. Qui effettuiamo questi fori. Poi ci poniamo in una vista 3D e diamo a questo uno spessore di 0,08, a questo 0,06,
a questo 0.1. Poi inizio a creare un primo gruppo di questo elemento. A volte purtroppo può capitare, diciamo che non riusciamo a creare, non riusciamo a trovare, diciamo, un elemento identico a quello che ci serve e quindi in quel caso siamo costretti, diciamo, a modellarlo noi. Fortunatamente questa porta non è particolarmente complicata. Lo facciamo per 5. Qui copiamo qui, e ci chiudiamo, diciamo in questo modo. Qui ci alziamo in questa posizione. E creiamo questi elementi. Cancelliamo la parte centrale. Poi prendiamo uno di questi, lo copiamo qui
lo scaliamo fino a questo punto e lo copiamo per 5 volte. Riselezioniamo tutto, creiamo ancora un gruppo. Per finire facciamo un pannellino che corrisponderà al vetro. Caliamo qua in basso. Passiamo anche questo e poi creiamo un unico blocco di tutto, un unico gruppo. Con ruota lo solleviamo. E lo andiamo a portare vicino alla nostra porta. Poi andiamo a definire qui il pavimento. Facciamo due rettangoli in modo tale, anzi però questi due rettangoli diciamo, facciamoli all'interno delle pareti. In modo tale che quando poi andremo a fare il render, diciamo non si vedrà ora per quanto riguarda gli spessori. Quindi il pavimento del piano terra ha uno spessore di 0,25, mentre invece il porticato esterno 0,70. Quindi 0,25, con un doppio clic applico qui lo stesso e qui invece scendo di 0,7. Creo un altro tag che chiamo chiocciola -1 porte, chiocciola -1, anzi 0 porte, chiocciola scale -1,
chiocciola 0 scale. È sempre importante diciamo suddividere gli elementi correttamente sui rispettivi livelli, quindi queste sono le porte del piano -1, questa è la scala del piano -1, questa qui è la scala del piano 0, queste qui sono le porte del piano 0, qui creiamo cancelliamo questi riferimenti delle finestre e creiamo un gruppo così. Spostiamo anche questo su pavimenti 0. Ok. Adesso per finire andiamo a fare gli elementi, diciamo, dell'ultimo piano. Quindi anche qua creiamo un tag chiocciola 1 muri, chiocciola pavimenti 1, chiocciola porte 1, chiocciola scale sempre 1. Verifichiamo che non ci sono dei tratteggi che ci possono dare fastidio. Andiamo a misurare l'altezza dei muri nel punto più basso, poi ci saranno degli spazi che dovremo andare a riempire, diciamo, con degli elementi di muro triangolari. Quindi misuro da qui a qui 2,40 m. Lo spessore è sempre 0, dovrebbe essere sempre 0,40 per i muri esterni, quindi 0,4, 2,4, crea muri,
vado qui e creo questi muri. Poi qui creo questo muro qui. Creo questo muro qui. Poi vado a fare quelli lì da 0,10. Qui ci dovrebbe essere penso un muretto basso. Quindi vado nel muro e gli do un'altezza diciamo di 1 metro, una larghezza di 0,10 e arrivo qui. Seleziono tutti questi muri e li posiziono i muri piano primo.